Welcome, welcome, benvenuti. Ciao Buonasera, Donato. ciao tesoro. Bonsoir, bonsoir. Ben Come siamo, ritrovato. come siamo cotonosi. Che bello, Non che sono bel non cotonosi, sono cotonata, sono proprio i miei ribelli che ho in testa. Mm-mm. Oggi con l'onda dello specchio ho deciso di togliere tutto e di essere Sei molto come candy, mamma mi ha fatta. cotton Eh? candy, un po' cotton candy, sembri una specie di... Sì, però Tu però fanno tutto da velo, soli, tu lo sai, i miei mi fa venire... capelli si vanno in connessione ancora prima di me. Allora, condivido solo un secondo. Anche io. E eccoci qua. Eccoci qui, pronti, pronti, pronti. Bene, allora benvenuti, benvenuti a questa nuova onda qui in 118, onda dello specchio bianco, del mirror. Guardate invece dello specchio bianco, sapete che io invece vi porto il mio meraviglioso specchio dessidiana. Meraviglioso. Oggi farò la diretta così, dietro lo specchio. Vediamo se riuscirete a vedere. Me lo ricordo bene, me lo ricordo bene. Allora, com'è andato questo Snake, questo serpente? È Siete stata bella tosta, dai. sopravvissuti? Questi 10 portali, infatti, diteci qualcosa. Per me è stata una bella tosta. Siete sono stati alquanto. Ti va bene così? Donato, devo cambiare Ma position? Così. come vuoi tu. Guarda, ci vediamo meglio. E è stata una bella onda potente, catartica, dove sono successe molte, molte cose. E comunque il serpente è questo, ve Spero. l'avevo detto, era molto importante, quindi ben venga. Ed eccoci qua. Quindi oggi vi invito a fare una cosa alla mattina, ma la mattina quando vi alzate, a guardarvi allo specchio subito appena vi alzate e a guardare i vostri occhi, a guardare ciao Anna, ciao Elga, Ciao. a guardare i vostri occhi come sono, guardate i vostri occhi, senza prima di mettervi le vostre maschere, prima di mettervi tutto quello che volete mettere e semplicemente osservarvi. Proviamo a lasciare che questo specchio non ci smascheri, ma ci faccia vedere veramente il nostro vero io. Questo è quello che sento molto oggi. E andare veramente, come dicevo prima, col mio meraviglioso specchio di Siliana, che fa vedere esattamente chi siete. Guardate un po'. C'è Donato e la chance. Cominciate la chance, Vero. guardate. Che bello, me lo Oggi ricordo sono un po' bene. birichina, con i capelli così sono un po' più birichina. E... Una un po'. fanciulla, sei tornata fanciulla. Sempre, sempre, la mia bambina è sempre molto presente. La Quindi tua scimmia. guardatevi negli occhi e semplicemente osservatevi, no? Perché abbiamo sempre molta paura di guardarci, no? E andate al di là di quello che quello specchio vi vuole dire, quell'immagine, cosa vi vuole dire, cosa vi vuole comunicare domani mattina quando vi guardate in quello specchio, stasera prima di andare a letto, guardatevi cosa vi vuole fare vedere. Quindi guardiamoci senza avere paura di chi siamo e guardiamo la nostra bellezza che proprio va al di là di tutto questo, no? Questa onda ci porterà veramente in un grande percorso, mostrandoci tante cose, ma mostrandoci proprio quello che
va veramente al di là dei confini, quello che vi dico sempre, togliamo questi confini, togliamo queste dimensioni e stiamo semplicemente andando al di là, no? Quindi vediamo che cosa ci mostra, vediamo che cosa sentite. Non dovete comunicarlo a nessuno, questo è solo per voi, no? Quando si fanno gli esercizi con lo specchio di ossidiana, fa vedere il nostro vero io, noi lo vediamo e noi possiamo vedere veramente l'essere che ci abita, no? Dentro di noi. Quindi proviamo a fare questo gioco con gli specchi stasera o domani mattina e lasciate che lo specchio vi parli, che vi comunichi. Guardatevi veramente al di là di tutto. Mm? Proviamo a fare questo. Bene. King 118, onda dello specchio bianco. Iniziamo oggi questi 13 giorni e come sapete io e Donato vi condividiamo le nostre visioni, quello che ci arriva, quello che arriva è importante da potervi comunicare, no? Da potervi dire qualcosa che vi può aiutare a camminare in questa nuova energia, no? Siamo appena usciti ieri da questa onda potentissima con tutti questi portali e oggi eccoci qua, lo specchio magnetico. Quindi come sempre facciamo un grande respiro e tutti insieme entriamo nelle affermazioni del giorno di oggi dello specchio magnetico. Io unifico per riflettere, attraendo l'ordine, sigillo la matrice di ciò che è senza fine con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Respiro, entriamo in questa energia e come sempre vedete cosa dice questo oggi l'affermazione, l'ordine, quello che io vi rompo sempre le scatole, lo sapete, no? Di portare ordine. Se non si porta ordine alle basi, non possiamo andare in manifestazione di quello che vogliamo portare. Quindi lasciamo che questo specchio riporti quell'ordine, quello del primordiale, semplicemente di chi siamo. E lasciamo essere come la nostra anima non ha mai fine, no? Continua sempre. Quindi vediamo un po' questa onda di questi 13 giorni, che cosa ci vuole comunicare. Lasciamo aperte le porte, togliamo i confini, togliamo le dimensioni, facciamo un grande respiro e riceviamo questo messaggio di questo specchio, questo percorso che ci accompagnerà per questi 13 giorni. Guarda, lo specchio ci chiede di tornare e di manifestare chi siamo e di portare veramente una grande manifestazione semplicemente di chi siamo noi. Cioè portate in manifestazione con tutta la vostra eleganza, proprio credendo veramente dentro di voi chi siete, fatelo fuori. Siate veramente la manifestazione della vostra essenza di venerdì di oggi. Questa è la cosa più importante. Voilà, i giochi sono fatti. Bene, intanto partiamo oggi in cui lo specchio ci dice di lasciare andare tutti i nostri attaccamenti, di proprio liberarci di tutto ciò che ci tiene prigioniero e di affidarci totalmente. Quindi oggi, primo giorno, nel tono 1, tono magnetico di oggi, vi dice aprite le braccia e affidatevi. Affidatevi a quello che è per voi. Assolutamente. Portate quell'armonia dentro di voi, rimettete tutto in ordine, rimettete tutto in balance, rimettete tutto allo stesso livello, portate un pochino di armonia dentro le vostre vite e rimanete a guardare nel silenzio, stando dentro di voi, rimanete a osservare che cosa si sta muovendo.
perché si aprono diverse strade, ma se voi avete sempre l'affanno di correre verso una strada e di pensare che quella è la vostra strada e fissarvi nella vostra testa che quello è per voi, probabilmente perdete tempo. Può essere che quella sia la vostra strada, non sto dicendo che non lo è, ma diamoci la possibilità di osservare, di lasciare veramente i confini aperti e di osservare che cosa si muove intorno a noi e di osservare cosa si sta manifestando. Questo è molto importante, quindi rimettete quel silenzio e osservate cosa si muove, cosa si apre. Si apriranno diverse possibilità e queste possibilità sono molto importanti perché vi chiedono di camminare con una grande leggerezza, con tutto ciò che sapete, con tutta quella conoscenza che dentro a quell'essere, che vi ho detto all'inizio, che dovete manifestare in questa onda. Allora sì che potete decidere di mostrarvi per quelli che siete, di iniziare veramente questo nuovo cammino così come siete. E cosa richiede questa onda? Qualcosa di molto profondo, e quel profondo silenzio dentro di voi, credere assolutamente in chi siete, avere veramente la fiducia totale di chi siete voi e smettere di dare fuori il vostro potere, rimanere attaccati a delle corde che non sono più per voi. Tutto è dentro di noi, come vi dico sempre, quello là, il mantra della casa di Ra è tutto ciò che ti serve, ce l'hai nel cuore. E sapete che io rompo sempre le scatole con il cuore, io sono sempre fissata con il cuore perché? Perché il cuore è la nostra bussola, quel diamante che ci dice dove andare. Qui. Quando parliamo da qui, quando manifestiamo da qua, non siamo fragili, ma siamo molto forti e ci ascolta, perché parliamo della nostra verità. Quindi qui lo specchio vi dice stai nel tuo silenzio, ritrova quella verità che è dentro di te, ritrova la lealtà verso te stesso, fai un patto con te stesso, di non tradirti, di essere, per quello vi ho chiesto, guardatevi allo specchio domani mattina o stasera, guardate chi siete, guardate cosa vi si mostra davanti. E in quel momento lì riconoscetevi, fate un sorriso. Pensate quante volte vi siete traditi, quante volte vi siete nascosti pensando di essere più belli, più tutto, ma non avevate bisogno, perché già lo siete, mostrando chi siete. E proprio cioè, vai nell'essenza, quell'essenza di questo diamante che abbiamo detto, lasciamo che possa manifestare quella strada. E in quel silenzio ritroviamo quella luce, che è la nostra luce, che è assolutamente perfetta. Crediamo in noi e manifestiamo, cominciamo a vedere dove vogliamo andare. Ma veramente che cos'è che volete fare? Ciao Emma, che cosa volete fare? Che cosa è, qual è quel progetto dove volete arrivare? Volete guarire? Volete costruire una casa? Io questa sera dopo, alle 9, se avete voglia, ho creato questa serata, proprio mi è arrivata questa richiesta dall'alto, quanto ci credi. E questo è quanto ci credi in quel percorso, quanto ci credi in quella cosa che tanto, ogni tanto ti appare davanti e dici, se figura, quanto credi in quel passaggio, in quel percorso che stai facendo, ok? In quella vocina che dice, ma perché no? E qui c'è proprio da creare, in questa onda dello specchio c'è una manifestazione di qualcosa che volete creare e il prima lo dovete creare, voi sapete dov'è, come lo volete fare. Sicuramente non è che lo fate domani mattina, cioè quando facciamo il lavoro su di noi è molto difficile, è molto dura, è molto lunga, non lo facciamo in un giorno, è un lunghissimo percorso al nostro interno, una lunghissima guarigione della nostra anima, una lunghissima evoluzione, ma incominciamo a vedere che cosa intralcia quel percorso.
Quando il principe ha salvato Biancaneve, mi sembra che sia Biancaneve, non so, sono molto brava nelle favole, voi donate più bravo di me, per andarla a risvegliare col bacio, non so, lei con il È la bacio, bella e addormentata. quella La della bella... addormentata, come vedete, già ha fatto casino con le favole, io le fischio tutte ovviamente, invece Donato le sa tutte. E lui cosa ha fatto con la spada? Ha rotto tutti i rovi e li ha tutti tagliati per arrivare a risvegliare la sua principessa. Quindi noi in questo momento dobbiamo prendere quella spada, che la spada che cos'è? La nostra verità, quello in cui crediamo veramente fermamente col specchio, che si apre perché questo specchio ci fa vedere dietro, al di là, è tridimensionale, non ha fine questo specchio. Voi potete andare al di là di quello specchio, come vi dico sempre. E quindi bisogna prendere quella spada e rompere ciò, tagliare ciò che è bellissimo. Un ammasso di rovi rossi con tutti i frutti rossi, ma non mi fa passare e mi pungo. Quindi io lo devo tagliare, lo devo eliminare e devo iniziare veramente a camminare portandomi dietro ciò che veramente è la mia saccoccia, il mio zainetto piccolo, quello zaino, non avete bisogno di tante cose. È assolutamente fondamentale per me. Non ho bisogno di portarmi dietro tanta roba. Allora a quel punto posso manifestare, posso iniziare a manifestare perché ho fatto spazio per creare ciò che veramente voglio creare per me, ok? E posso portare, posso usare la mia conoscenza, ciò che so, onorando chi sono in quel cammino, capite? E seguendo quella luce che è sopra di me, quella lucina piccolina che si manifesta sopra di me. E guardate un po' che cosa mi serve per fare tutto questo. Il mio cuore, il mio amore, l'amore per me stesso, per me, non per nessun altro. Prima devo amare me, non devo sempre amare gli altri, mi devo amare, devo manifestare me stesso. Poi posso andare oltre, capite? E mi devo perdonare tutte le volte, non perdonare perché oddio ho fatto un errore, no, non c'è stato nessun errore nella vostra vita, è tutto perfetto così, doveva andare così, doveva essere così. Ciao Sonia, benvenuta. Doveva essere così, basta dire ho sbagliato, no, era tutto perfetto, per quel momento lì era come una chiave che ho girato per andare a vedere qualcosa che avevo lasciato lì bloccato, che devo andare oltre. Questa è la cosa più importante che potete fare. Vi dovete perdonare per tutte le volte che non ve lo siete permesso, non per tutte le volte che avete fatto qualcosa. E quindi ritornate a essere quelli che siete. Iniziate ad accogliervi, accoglietevi in quest'onda dello specchio, guardatevi molto e togliete tutto quello che è esteriore, vi siete messi per mostrarvi belli, siete comunque bellissimi, non ne avete bisogno. Lo specchio ve lo mostrerà in questi 13 giorni, ricordatevi, non avete bisogno di molto, portate quello zaino leggero e tagliate via tutto ciò che davanti a voi vi impedisce di andare dove il vostro cuore vi chiede di andare. Quindi lasciate che il vostro cuore manifesti tramite quel cristallo quando rimanete fermi e vi mostri il raggio dove sta andando e seguite. Abbiate il coraggio di seguirlo, quello sì. Andate fuori dai vostri soliti giri e seguite, andate al di là delle condizioni. Grazie. Vediamo un pochino gli aiuti. Questo specchietto. Ecco qua. Guardate un pochino, l'aiuto di oggi è il nostro amico Tot, che è proprio il dio della magia, il dio della trasformazione, il dio della scrittura, proprio quello che può manifestare. Io decreto di andare in quella strada e io vado in quella strada e ci credo di andare in quella strada e vado al di là, no? Di tutto questo
E cosa faccio? Illumino la mia comunicazione, ma la comunicazione, ricordatevi, deve arrivare dal cuore, dal cuore, dal cuore, dal cuore. Non c'è altra soluzione, ok? Facciamo le carte della luna. Warrior, guardate. E che cosa ci stanno dicendo? Quello che ci hanno detto all'inizio. Porta la tua verità, porta quella spada di luce, portala, portala in alto, credi nella tua verità, credi in chi sei, guardati veramente chi sei e non avere paura, abbi il coraggio veramente, usando la strategia che hai dentro di te, di portare quella tua voce, quella tua manifestazione di ciò che vuoi portare nel mondo, intorno a te, in tutto quello che ti illumina. Quindi ricordatevi, voi avete in questa onda veramente la possibilità di poter manifestare veramente ciò in cui credete fermamente. Quindi è ora di andare. Quindi yalla yalla, qua, yalla bina, tutti insieme e iniziamo ad andare. Ok? Non fermiamoci assolutamente mai per nessun motivo. Seguite sempre voi stessi, poi ne parliamo più tardi. Anzi, voglio che voi partecipiate perché vi dovete dire la vostra, non voglio parlare io, ma voglio farvi parlare. E ora vi leggo il meraviglioso poema dello specchio. Io sono lo yogini codificato dallo specchio bianco. Il mio numero è il 18. Abito nello stato della meditazione, senza distrarmi, al di là della parola, pensiero e azione, seduto nella mia caverna del cuore. Io sono il riflesso del sogno senza fine. Possiedo la chiave per gli universi, specchio, le dimensioni, specchio, 8-13, dell'universo cosmico che si rispecchia in. Io sono la meditazione della vuota beatitudine. Il muro della mia caverna è la mia vista nell'universo. Supremi sono i miei poteri yogici. Io esemplifico l'autotrascendenza della noosfera, perché io sono l'apripista evoluzionaria, circondato dall'aura arcobaleno, prodotto dalla mia autotrasmutazione interiore. Io manifesto i segni dei poteri supernormali. Solo per quella via può rendersi chiara per tutti gli esseri. Una orb sopra una orba alla mia destra riluce di propria luce, risultato di preesistente luminosità. Al di sopra del capo appare il mandala della primordiale autoperfezione, un segno che tutti possiamo ottenere, la via della luce infinita. Conoscere me e conoscere che solo la pratica porta conoscenza e saggezza. E c'è una cosa importantissima che vorrei sottolineare. La via della luce infinita, perché quando rimaniamo veramente in meditazione, nel silenzio assoluto, ci connettiamo con la fonte e lasciamo che la fonte faccia scendere la sua luce sopra di noi rimaniamo aperti ricevendo amore. Ed è la cosa più difficile che facciamo tantissima fatica a fare, ricevere quell'amore. Invece imparate a rimanere in quella luce senza fare assolutamente nulla. Lasciatevi avvolgere da quell'amore dalla nostra casa, perché noi siamo quell'amore. E riconoscete che al di là di quello specchio, dentro, fuori, di fianco, intorno, quella orba è assolutamente solo puro amore. Grazie mille, grazie come sempre di avermi ascoltato e passo la Grazie, parola a Monchael che vi bellissimo. illumina con lo sole.
Ah, bellissimo, hai proprio... Mi è sembrato proprio di sentire, no? La lettura completa, hai fatto, cioè hai descritto esattamente, ovviamente senza guardarlo, senza... Però per esempio quando hai parlato di realizzazione, di cosa vuoi fare, se vuoi guarire, hai parlato di manifestazione nel 10, abbiamo la manifestazione, abbiamo la mano blu. Cioè hai detto proprio delle cose tutte a scaglioni completamente perfette di tutta l'onda, cioè meraviglioso, grazie. Grazie mille Bellissimo. a te e grazie alla fonte No, infatti, chiaro, si vede che mi illumina e mi sostiene. Io sono grata, 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 grata. Ogni giorno sono sempre più grata e onoro veramente tutto questo sì, perché sono più esattamente ci dice ciò di cui abbiamo bisogno e vedo che lo fa per ogni persona, quindi non posso che dire grazie. Quindi se vi affidate e state lì in quel punto, tutto è, tutto è. no, infatti ora mi sentirete un po' come se dovessi ripetere, ma un po' più nei dettagli le cose che però le ha già dette Assolutamente. tutte lei. Io vi dico questo, poi mi sembrerà un po' una ripetizione, però è così, è la verità. Allora, io vi dico qualche curiosità intanto molto interessante riguardo a questa onda perché è veramente unica, cioè unica insieme a quella della scimmia, in pratica che sono le due che sostengono il centro, diciamo il vuoto, si chiama il vuoto cosmico e quindi dove non vi è riflesso, perché in queste due onde, se voi ci fate caso quando avrete di mano, magari per le mani lo Tzolk'in, se voi vedete, queste due onde sono le uniche che non hanno dei portali, cioè una e quella della scimmia, che poi finirà qua, non hanno portali di attivazione galattica. Chiedetevi infatti perché. Ne abbiamo E, avuti abbastanza. sì, infatti, esatto, cioè, già con queste due colonne che ci tocca comunque fare, che sostengono questo vuoto cosmico, questo vuoto sacro, che è strettamente connesso. Questa è come se fosse una mappa, in pratica, quadridimensionale. Questa è una mappa su cui noi ci orientiamo ovunque siamo nell'universo. Questo poi associato al sincronario, che invece è quello delle 13 lune, quello diciamo è una visione più prettamente scientifica, quindi che ne so, quando arriviamo fra un mese, che c'è il mese cosmico, c'è il passaggio, quindi è Sirio che risorge sopra l'orizzonte, quindi il capodanno diciamo Maya galattico e non solo, anche quello antico egizio, di tante altre popolazioni antiche, quello è più una, come dire, un orientamento che noi abbiamo astronomico, ok? E lì siamo comunque con il discorso di Sirio. Invece con questo, quando arriviamo qua al centro, dove siamo adesso, in pratica è come se noi ci orientassimo però in astrale, ecco, in 4D. Quindi in pratica questa è come una bussola. Se voi pensate che tutto questo appunto sono 9 mesi che è una gestazione umana, quindi il tempo che ci vuole per venire a noi al mondo dal feto, da quando veniamo concepiti. Quindi pensate a circa 4 e mezzo mesi fa, quando tutto è cominciato, e fra esattamente 4 mesi e mezzo questo ciclo termina e quindi qualcosa viene partorito, che è cominciato. Qua siamo a metà dell'opera in pratica. È per questo che si chiama riflessione e nello specchio dobbiamo riflettere, perché arriviamo in questo vuoto che in pratica ci pone di fronte a come una specie di verifica e anche, come già ha anticipato Shams, ci si aprono tante porte, ok? Queste porte dobbiamo stare molto attenti perché saranno come dei riflessi di noi stessi, dei pezzi disgregati di noi stessi che ci verranno proiettati addosso attraverso situazioni, attraverso luoghi, attraverso persone, soprattutto con cui verremo in contatto, che in questo momento ci illustreranno e ci illumineranno di tante parti di noi che ci piacciono, non ci piacciono, insomma, qui a seconda chiaramente di ognuno è molto soggettivo e singolare il discorso. A che punto siamo del lavoro con noi stessi, quello di cui parlava prima Shams, quanto ci crediamo, chi realmente pensiamo
illusoriamente di essere, in questo momento dobbiamo entrare in questo tipo di silenzio e di interiorizzazione per capire appunto chi realmente siamo arrivati a comprendere di essere, e tutto questo poi dovrà combaciare appunto nella proiezione che diamo in esterno, ok? Quindi cosa realmente abbiamo fatto fino adesso, per cosa realmente stiamo lavorando, seguiamo veramente un progetto alto, un ordine che ci arriva dall'alto, da questo nostro sé, comunque alto, chiamatelo come volete, l'anima, chiamatelo come cavolo vi pare. Adesso abbiamo la possibilità appunto di fare un punto. Qui dobbiamo veramente, non si scherza, perché appunto ehm, quando poi più avanti andremo verso questa onda, andiamo sempre di più vicino ad incontrare appunto il nostro vero e più alto sé. Quindi quel cuore di cui parlava Shams, che cos'è? È quel cane che raggiungeremo 130 alla fine dell'onda, il cane cosmico, quello è il cuore, il fulcro, il nucleo, la pura emanazione di questa stella che non a caso è l'opposto e lavora, come dire, lavora dall'altro lato, cioè quindi rimane in superficie, rimane nel superficiale, nell'effimero. Ecco, questa è la stella che sfida lo specchio, perché è l'opposto, perché appunto la stella ci deve ritornare a illuminare la strada verso il cuore, che alla fine è proprio il completamento di questa onda. Lì poi l'energia, poi il quartetto sacro si chiama Arca di Noè, e lì in mezzo, diciamo dal tono diciamo 129, luna cristallo, fino poi a oltre, che poi inizia la scimmia. In pratica queste sono onde molto importanti, perché vi spiego, il drago, la stella iniziano e chiudono lo Tzolk'in, e poi c'è lo specchio e la scimmia che sostengono il centro, ok? L'imbuto sacro, questo Kushan Sun. E quindi insomma adesso andiamo a inoltrarci un po' più nel dettaglio, vi spiego un po' come un po' navigare l'onda nello specifico, perché appunto poi da domani che sì, oggi attraiamo questo intento di cui vi ho parlato fino adesso, per entrare appunto sempre di più e non lasciarci assolutamente disperdere dalle immagini, dalle cose, dalle situazioni che vengono fuori, da queste allucinazioni, le chiamo proprio allucinazioni, lo specchio crea allucinazioni che ti portano a stare però nel di qua, cioè quindi nella superficie. Il lavoro dello specchio è quello di andare assolutamente dietro il significato e il senso che porta quell'immagine, quella situazione, quella persona, quella cosa che ci urta, che ci fa male. È tutto parte in realtà che dobbiamo mettere, sono parti, segmenti, frammenti di questo specchio che, unendolo poi nel totale, compone il nostro pezzo, diciamo, di Dio, di comunque che è connesso a questo più grande energia, a questo grande spirito. Quindi andremo a lavorare su questo, molto importante. Domani abbiamo subito la prima grande sfida, che è la tempesta lunare. Figuriamoci, una bella sfida in tempesta, bella, no? Leggera. Questo fra l'altro è il Kin. Adoro. Facile soprattutto. Io la conosco molto bene, sia lo specchio, che comunque è il mio analogo, perché è l'analogo del drago, che anche lì, non a caso, simbolicamente ci spiega che queste ombre e questo drago che proietta fuori questo fuoco, questo fumo, questi tesori che in realtà ha dentro di sé, misteriosi, li deve portare fuori per guardare poi in realtà cosa c'ha dentro. Vabbè, questo è il drago, ci dobbiamo ancora arrivare, scusatemi. E volevo solo dire che la tempesta lunare è il complekin di mia sorella, e pensate, lei è qui in questo momento. Pensate alla sincronicità meravigliosa. Dov'è? Faccela vedere. Mia sorella? Ah, ok, non c'è qua, no, non è qui in casa adesso, però è qui, è venuta a trovarmi dopo 5 anni che io ero venuto via dall'Italia, è venuta a visitare Berlino, e quindi pensate che bella sincronicità, proprio compie il suo complekin qui.
io sono cresciuto ovviamente con lei, quindi conosco questa tempesta lunare, non è facile. Comunque diciamo che ti dà una bella scossa, perché appunto ti pone di fronte subito al disastro e allo scombussolamento totale, per trovare la stabilità, perché la sfida fa questo. Quindi ti fa subito ritornare assolutamente a ritornare dentro di te, e la centratura, perché è importante questa cosa durante questa onda, tornare e trovare il proprio centro. Quindi appunto stabilire un equilibrio fra questa grandissima polarizzazione di generazione di energia che verrà a crearsi, per ritornare a se stessi. Quindi già qui ci dà subito un bello scossone questa tempesta. Poi abbiamo il giorno 3 il sole che arriva proprio per attivare proprio la verità interiore, che è diciamo nascosta. Quindi sia la tempesta che il sole lavorano con Plutone, e quindi lì cercano sempre di più di scavare per tirare fuori appunto quel fuoco, quella verità interiore che abbiamo, per cui lavoriamo. Quindi il servizio verso ciò che illumina il nostro cammino, la nostra verità. Quindi molto forte questo sole elettrico, quindi ci scuote molto anche questo. Dopo appunto andiamo a questo drago che sta nel tono 4, quindi porta e definisce una forma, quindi inizia a creare un'uscita da quelle caverne, una fuoriuscita di quelle ombre, di quei draghi che abbiamo dentro, che ci fanno tanto paura di noi. Quindi inizieremo a vedere di portare fuori e portare comunque, come dire, una soluzione pratica, e creare strumenti quindi anche per ritornare a noi, ritornare a quell'essenza che portiamo dentro e che nascondiamo perché ne abbiamo paura. Poi in realtà fondamentalmente quando ci nascondiamo anche dietro gli orpelli, il trucco, questo e quell'altro, se pensate, le maschere a cosa ci servono? A comunque nascondere delle paure, delle delicatezze, delle cose che noi in realtà non abbiamo il coraggio di affrontare, di portare in cura e nutrimento appunto con il drago verso noi stessi. E ricordiamoci che comunque quel cuore del cane, e che vedremo quell'immagine alla fine, non è altro che l'amore che noi non portiamo abbastanza a noi stessi, quella fedeltà a noi stessi. Di qua già col drago ci insegna, perché questo mi soffermo un po' perché è proprio l'analogo dello specchio, quindi lavorano insieme al drago c'è lo specchio sempre. Poi abbiamo nel tono 5 il vento, e infatti qua iniziamo un po' a girare proprio a girare il vicolo e la strada, andiamo verso comunque un tipo di comunicazione che deve essere in linea assoluta con, diciamo in sintonia con lo spirito. Quindi l'anima che si è dimenticata della grande parte, del grande diciamo disegno totale da cui veniamo, che è composto dal grande spirito. Qui comandiamo e fortifichiamo la riconnessione, a cercare un canale per comunicare, ok? Con questa grande fonte che ci porta attraverso il respiro e attraverso proprio la meditazione, che poi porta anche lo specchio. Nel giusto respiro noi riusciamo a fare rientrare la comunicazione che poi portiamo fuori con radianza all'esterno. Quindi è molto importante qui sapere come ci rapportiamo, come comunichiamo anche con gli altri, quanto veramente sentiamo quello che diciamo, quanto è veramente parte di noi e dello spirito che ci guida. Poi dopo abbiamo nel tono 6 la notte blu ritmica, che ci porta a trovare un'armonia e una consonanza con quello che è il nostro mondo, il nostro dream time. Quindi il dream time, cioè il daydreaming, quello che noi portiamo diciamo
quale risveglio, diciamo, vogliamo, a quale sogno vogliamo risvegliarci, ecco. E quindi cercare di capire e portare nella nostra dimensione, quindi tridimensionale, un pezzo di tutta quell'abbondanza, di tutti quei tesori che sono sepolti nel subconscio e poi nell'inconscio, ok? Quindi qui deve essere il canale, quando è, diciamo, il confine si annebbia, si assottiglia, qui riceviamo l'intuito, attraverso l'intuito, questa grandissima riconnessione, possiamo fare sì che questo sogno possa camminare sulla terra con noi, nella 3D. Dopo abbiamo nel seme il seme risonante, che è il cuore di questa onda, e qui è proprio il canale, proprio il seme, il canale parlante della, diciamo, di ciò che dal buio appunto della terra vogliamo poi fare fiorire e fare venire fuori come germoglio. Quindi dobbiamo assolutamente rimanere connessi, in sintonia totale con ciò che è stato consapevolizzato e maturato proprio in quel buio veramente puro, silente e assolutamente limpido, che nello specchio poi da qui in avanti dobbiamo in proiezione portare all'esterno. Quindi questo seme è assolutamente come un'anima, ecco, un'anima che ancora è lì sepolta in questo cuore della terra, e deve assolutamente iniziare a trovare una sintonizzazione appunto verso l'esterno, e questo canale che lo porterà fuori a fiorire, o comunque a realizzare appunto se stesso, di essere tanto tanto di più. Poi abbiamo il giorno 8, il serpente 125 galattico, che ci ha insegnato nella precedente onda come controllare anche un po' il nostro istinto primordiale, quindi tutto quello che ci ha mosso e ci muoveva, anche molto razionalmente, diciamo, anche per istinto, ecco, di protezione. Qui adesso nel galattico abbiamo la possibilità di averlo integrato, aver integrato quel tipo di lezione, quindi avere tutto sotto controllo, nel senso di avere come testato appunto la nostra resistenza, perché lì non ci accorgevamo, non ci siamo accorti, perché eravamo dentro questo canale pieno di portali in cui non fai a tempo veramente a realizzare quando ti succedevano le cose, perché è tutto molto molto, cioè il serpente, proprio l'energia rossa è tutta proprio nel nuovo, in qualcosa di anche inaspettato che entra, e tu devi reagire in qualche modo, come dire, accusare questi colpi e queste cose. Ora qui abbiamo la possibilità appunto di avere capito qual è, come dire, la medicina e l'alchimia giusta per governare queste grandi forze, e sappiamo di avercela fatta, e quindi qui abbiamo guadagnato, insomma, anche in consapevolezza quanto ci possiamo spingere in là. Poi abbiamo il tono 9, che è il solare, e abbiamo l'allacciatore dei mondi solare, e da qui, scusate, solare? Sì, 126 solare. Da qui abbiamo quasi appunto, ricurviamo qua la direzione, adesso ci rispinge verso l'alto, e infatti il colore, come nell'intonante del vento, ora ritorna il bianco che guida tutta l'onda, e abbiamo la possibilità di creare questa forte sicurezza di poter realizzare qualcosa di assolutamente ignoto, che a noi era ignoto di noi, e possiamo appunto comprendere quanto di grande e quanto di sconosciuto c'era al di là di quello specchio, quindi di noi, e quanto possiamo appunto recuperare da queste zone
che ci facevano tanta paura, ci fanno ancora tanta paura di noi, che non conosciamo ancora, perché fino a che non moriamo, e a volte anche in realtà non ci serve neanche una vita intera per capire chi siamo, però questo allacciatore ci fa comprendere che quell'altra sponda, quelle altre zone, diciamo, off limit, che noi, in cui noi non ci vogliamo mai addentrare di noi, in realtà sono parti molto molto utili, e che ci creano questa grande chance, questa grande opportunità di completare noi stessi, cioè di realizzarci e di porci proprio oltre ogni limite di paura e di barriere e di confini. Ok? Questo è bellissimo, perché pensate che comunque anticamente era il simbolo della morte, il glifo più fausto di tutti i 20 glifi. Pensate nel solare quanto è forte tutto questo. Poi dopo abbiamo nel tono 10, nella manifestazione, di cui già parlava prima quando era super connessa Shams, ha parlato di questa appunto portare in realizzazione, cioè che cosa veramente siamo noi, quanto conosciamo di noi, quanto possiamo guarire e con quali strumenti poterlo fare. Quindi qui possiamo scegliere che cosa utilizzare, quali medicine, barra ovviamente medicina fra virgolette, perché nella mano qui abbiamo la possibilità di utilizzare la nostra creatività, diciamo, portarla in materializzazione, quindi utilizzare strumenti che possono essere più o meno affini a noi, per guarire attraverso la conoscenza, appunto, e produrre questi veicoli che ci servono per poi, non a caso dopo nella stella spettrale 128, sfida primaria dello specchio, finalmente qui dobbiamo essere sicuri che quegli strumenti, quegli orpelli, tutte quelle cose che diceva prima Shams, che abbiamo nello zaino, che ci pesano, che di maschere, di cose, che di cui ci carichiamo perché non siamo poi sicuri, tutta insicurezza praticamente, dobbiamo assolutamente qua buttarli via, perché spettralizzare significa dissolvere, proprio sciogliere, rilasciare, che sarebbe in inglese release, rilasciare tutto questo per arrivare a mostrare le nostre ossa, proprio il nostro scheletro, quella stella, oddio scusate, quella stella, quello scheletro che abbiamo dentro, e che di cui ci vergogniamo tanto, perché siamo in realtà tutt'altro quello che i canoni e tutto quello che ci impone la bellezza per come è interpretata. E anche non parlo solo di bellezza, cioè diciamo estroversa, ma anche proprio di significato, di senso. Pensate a questo, pensate quanto veramente possa significare, che ne so, un'opera d'arte, quanti migliaia di significati può avere e contenere a seconda della persona che la sta guardando, che è lì di fronte. Pensate a questo. E quindi è questo che ci insegna specchio e stella. Cosa c'è dietro, oltre, dentro quella cornice? Cosa c'è sotto quell'impalcatura? E cerchiamo appunto di tirare fuori quella bellezza, che non è appunto tutto quello di cui vi ho spiegato, che è montatura per fragilità e per comodo, appunto. Poi entriamo nella luna 12. Questa luna 12 terrificante, comunque, che io, sì vabbè, comunque no comment, però qui entriamo in quella quartetto sacro di cui vi parlavo. Qua è una cromatica che sono 4 giorni del non ego, qua si entra proprio nel non ego totale. Questa è proprio sacra, si chiama anche proprio l'arca di Noè. Qui entriamo proprio in una zona totalmente, come dire, intoccabile. Qui dentro noi siamo come in una palla, in un cerchio, cioè in una sfera di cristallo,
in cui appunto dobbiamo stare molto attenti perché le energie entreranno molto fortemente. Io adesso vi descriverò solo questi ultimi 2 giorni, ma dopo prosegue con l'inizio della scimmia e l'umano, non a caso l'umano poi che sarà lunare, perché è quello proprio la sfida dell'ego, e quindi qua siamo nel non ego totale, qui dentro non c'è riflessione, ricordate, in questa onda qua dobbiamo incontrare noi stessi. Questa luna infatti per quello è così delicata nel cristallo e cerca di assolutamente, come dire, alleggerire e addolcire quel sentire e quelle acque che devono uscire. Lasciamo uscire, lasciamo che tutto faccia il suo corso, che tutto quello che è stato noi lo possiamo lasciare e salutare con dolcezza. Ricordatevi, queste sono acque dolci di questa luna cristallo, perché sono, noi consacriamo nel senso appunto di lasciare andare, ma non con appunto rabbia, ehm, ehm, con senso di appunto abbandono, con senso di solitudine, perché da qui in poi appunto dopo il giorno dopo che sarà il cane cosmico dobbiamo essere più puliti possibili, per questo che c'è questa luna qui in questo tono, in questa onda, perché deve avvenire tutto molto molto delicatamente con tantissima proprio umiltà e compassione, proprio lasciare andare, entrare nella compassione del cane che ci farà trascendere quindi a noi stessi, trascendere a quell'immagine che noi pensavamo di essere, quella persona che noi pensavamo di essere fino a questo momento. Qui incontreremo quel cuore, quella, proprio quel nucleo molto molto delicato a cui noi non siamo stati fedeli. È per questo che dobbiamo essere molto 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 delicati con noi stessi qui, perché andando ad incontrare quel cuore, se noi non siamo stati, cioè lo specchio ci farà vedere appunto questa zona molto delicata, molto profonda di noi stessi, se noi non siamo stati abbastanza fedeli e non ci ritroviamo con quell'immagine a cui saremo di fronte, e ovviamente saranno un po' più cazzi, scusate, però insomma constateremo che non siamo stati leali con noi stessi, ecco, non ci siamo dati abbastanza amore da poterci mostrare come in realtà vedremo che siamo in quel giorno lì. E questo è, quindi essere leali con noi stessi e trascendere questa presenza che noi avevamo e davamo a noi stessi in proiezione agli altri, e anche poi ovviamente di riflesso dentro noi stessi. Bene, perfetto, terminato. Adesso vi leggo la descrizione del poema galattico mio, del numero 18, che è lo Yogi Yogini, specchio bianco. Io sono lo Yogini, codificato dallo specchio bianco. 18 è il mio numero. Io dimoro nello stato di meditazione, priva di distrazioni. Oltre la parola, il pensiero e le azioni, assiso nella tana del mio cuore. Io sono il riflesso dell'infinito sogno. Tengo la chiave degli universi riflessi, le dimensioni specchiate 8-13, dell'universo cosmico che rispecchia. Questo io sono, la meditazione della vuota beatitudine. La parete della mia tana è la vista che ho dentro l'universo. Supremi sono i miei poteri yogici. Io esemplifico l'autotrascendenza dentro la noosfera, perché io sono il precursore evolutivo, circondato dall'aura arcobaleno, prodotto della mia autotrasmutazione interiore. Manifesto i segni dei poteri superiori al normale, solo per rischiarare la via a tutti gli esseri. Un orb brilla alla mia destra in tutta la sua luce, il risultato della luminosità
preesistente. Al di sopra della mia testa appare il mandala della autoperfezione primordiale, un segno che tutti possiamo raggiungere la via della luce infinita. Conoscere me è sapere che solo la pratica porta conoscenza e saggezza. La pratica è poi quella di avere il coraggio di guardarsi dentro, non è tanto leggere i libri o quelle cose lì. Bene. Grazie mille Donato, grazie mille a tutti e grazie di ascoltarci sempre. Buona onda dello specchio, buoni 13 giorni. E buona guardate bene, guardatevi. Esatto, buona corsa verso quel cuore delicato, che è tanto grazie potente. Mille. Un bacione a Grazie, tutti. grazie Anna, grazie a tutti, grazie, ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao tesoro, ciao.